Bentornati a Sima Tannitech per Visioni, una nuova intervista. Entriamo nel mondo dello stile, ma non solo dello stile, anche della parte più innovativa che è legata al mondo appunto di Sima Tannitech. E lo facciamo con Yasmin Naqvi. Benvenuta Yasmin. Buongiorno. CEO di The Style Factory. Iniziamo subito raccontando ai nostri spettatori, telespettatori, cos'è The Style Factory. The Style Factory è una conseguenza di tanti anni nel settore della moda, dove ho messo insieme il concetto di creare stile ma a livello di industriale, e oggi un po' di più, sempre di più a livello digitale, ma senza perdere la creatività. Per cui ho radunato una serie di conoscenze, ragazzi internazionali e partner per dare dei servizi di consulenze adeguata e aggiornata per il mondo del style, moda, fashion, chiamiamolo questo lifestyle al meglio. Con chi lavorate e come? Allora, io ho lavorato, una delle esperienze che secondo me è importante, che vorrei raccontare, inizio la mia carriera a Marzotto tantissimi anni fa e poi proseguo a Benetton, due realtà tanti anni fa molto importante sia per lo stile ma anche per il fatto che l'industria è anche tecnologicamente molto avanzata. Da lì ho fatto una serie di consulenze e lavorato in tante aziende. Una in particolare, grazie a questa esperienza, era Shimaseki in Giappone. Shimaseki è il fornitore principale del mondo dei telai della maglieria. La maglieria è complesso, parti con un filo, esci con un prodotto finito. Come il mondo delle scarpe e anche altri settori, un domani o anche i ragazzi che entrano in questo mondo devono non sottovalutare la parte ingegneristica, che ha suo fascino e anche permette sempre di più oggi di creare prodotti e essere anche individuale nel quale che si può proporre al mercato. Oggi a livello di innovazione cosa sta accadendo nel mondo della moda e dello stile? Ovvero, che tipo di innovazioni richiede l'evoluzione della creatività? Diciamo, secondo me la tecnologia c'è. Quelle che manca sono gli operatori, i ragazzi, persone che devono anche capire e applicare le passioni che hanno per la creatività, a essere in grado di gestire e risolvere problemi tecnici, per cui uno non viaggia senza l'altro oggi, e la tecnologia è quella che può darci un vantaggio. A livello globale c'è una Style Factory inteso come paese che sta investendo molto su questi argomenti? Vabbè, su questo giochiamo in casa. Giochiamo in casa. Italia per questo è sempre stato, io che ho girato il mondo, sempre avanti. Il problema di Italia purtroppo è che va comunicato meglio, tutto lì. E in termini economici l'Italia ci sta ancora dentro, nel senso che ovviamente i costi italiani sono alti rispetto al resto del mondo. Come si affronta questa battaglia? Diciamo che vanno affrontati e per me devono, adesso che introduceranno questo digital passport, io dico vedremo, può essere la nostra chiave di lettura, ma va promosso, va fatto in modo che possiamo anche tirare dei vantaggi. Mi pare di capire che lei è ancora molto convinta sulle potenzialità del Made in Italy. Sì, ma Making Italy, sto partendo con un progetto che parte proprio per coprire e promuovere la filiera, per cui Made in Italy ma Making Italy, che è diverso, che significa anche gestire, non solo Made in Italy. Mm-hmm. Che tipo di evoluzione vede per la sua azienda, per The Style Factory? E devo sempre tenermi al passo con la tecnologia, che è complesso, e spero di essere in grado di sviluppare anche progetti interessanti che possono essere venduti sul mercato, perché alla fine noi parliamo di quello, è un fashion business e creative business, e in più espandere questa conoscenza verso clienti e aziende che capiscono il valore di entrambe le parti, creatività e tecnologia.
Ultima domanda sui giovani con cui siete a contatto, ovviamente. C'è un futuro, secondo lei, per i giovani nel mondo fashion? Sì. Io sono anche course leader all'Academy NAD, che ha 3 sedi, Milano, Verona e Firenze, e sto imponendo proprio molto più conoscenza proprio sulle tecnologie. I ragazzi sono molto aperti e anche interessate, ma vanno seguite anche dalle aziende. E ringraziamo Grazie. Yasmin Naqvi di The Style Factory, e a tra poco con un nuovo ospite.